Ci troviamo di fronte a queste visioni dell'Apocalisse. Giovanni vede quel famoso libretto, solo l'agnello è capace di aprire i sigilli, abbiamo visto l'apertura dei 7 sigilli, solo che al 7° sigillo, mentre aspettavamo che arrivasse la conclusione della storia, il 7° sigillo improvvisamente si è settuplicato. Cioè sono entrati in scena, quando si è aperto il 7° sigillo, 7 angeli con 7 trombe. E ora sentiamo queste trombettate. Leggeremo queste 7 trombe che suonano, e improvvisamente capita qualche cosa. E quando siamo arrivati alla fine della 7ª tromba, aspettiamo che arrivi finalmente la conclusione, niente da fare. Al suono della 7ª tromba compaiono 7 angeli con 7 coppe. Queste coppe vengono versate e si ricomincia da capo. Cosa dobbiamo capire di questa triplice ripetizione? 7 sigilli, 7 trombe, 7 coppe. Non è altro che un triplice riassunto di ciò che capita nella storia. È come se Giovanni ci facesse ripercorrere per 3 volte quello che capita nella vita di una persona. Nel caso concreto, quello che capita nella vita della Chiesa, nella vita della comunità. Abbiamo questa triplice rilettura degli avvenimenti, quindi non si tratta di 3 blocchi di cose diverse, ma si tratta delle stesse cose viste da 3 angolature diverse. Noi quest'oggi partiamo dal capitolo 8, versetto 6 e arriveremo al capitolo 11, versetto 19. Cioè daremo un'occhiata a questa orchestra di 7 trombe, solo che alla 7ª, quando dovremo arrivare a prendere in mano la situazione, questa situazione ci sfugge di mano perché compariranno altri problemi. Abbiamo la cosiddetta scatola cinese. Bene. Siamo al capitolo 8 dell'Apocalisse, versetto 6. Io vi avevo fatto dalla linea 18 alla linea 43 una specie di riassunto per puntualizzare le cose più importanti. Ma sembra che questo oggi non sia utile perché tocca andare direttamente al testo. I 7 angeli che avevano le 7 trombe si accinsero a suonarle. Appena il primo suonò la tromba, grandine e fuoco mescolati a sangue scrosciarono sulla terra. 1/3 della terra fu arso, 1/3 degli alberi andò bruciato e ogni erba verde si seccò. Il secondo angelo suonò la tromba. Come una gran montagna di fuoco fu scagliata nel mare. 1/3 del mare divenne sangue, 1/3 delle creature che vivono nel mare morì e 1/3 delle navi andò distrutto. Il terzo angelo suonò la tromba e cadde dal cielo una grande stella, ardente come una torcia, e colpì 1/3 dei fiumi e le sorgenti delle acque. La stella si chiama Assenzio. 1/3 delle acque si mutò in Assenzio e molti uomini morirono per quelle acque perché erano divenuti amari. Il quarto angelo suonò la tromba e 1/3 del sole, 1/3 della luna, 1/3 degli astri fu colpito e si oscurò. Il giorno
voce: guai, guai, guai agli abitanti della terra al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Tutto ci fermiamo qui un momento. Ogni strombettata succede una disgrazia. Ci siamo fin qua? Sì. Bene. Ora, proviamo un momentino a comprendere questo dato. Che significato ha che Giovanni ci presenti queste strombettate? La tromba che funzione aveva nel mondo biblico? Siamo alla linea 47. Aveva due grandi significati il suono della tromba. O era un chiamare gli ebrei alla battaglia, e penso che possiate ricordare l'episodio di Gerico. Il suono della tromba attorno alla città costituiva un richiamo a prestare servizio militare e a assediare la città. Come pure penso, ricordiate quando c'è stato il giubileo, quante volte è venuto fuori la cosiddetta tromba del giubileo o sofà. La tromba era il richiamo al momento celebrativo regolare. Cioè, nel tempio, quando c'era qualcosa di grande, della Pasqua, la festa dei Covoni, la festa delle campagne, veniva annunciata questa festa con il suono della tromba. Dunque il suono della tromba ha fondamentalmente questo duplice significato. Ha il significato di chiamare alla guerra, alla battaglia, e il significato di chiamare per l'inizio di un atto di culto. Qui in Giovanni che significato ha questo concetto di tromba? Ha anche il significato congiunto. È una guerra ed è un atto di culto. Quale guerra? Quale atto di culto? Ricordiamoci che nel cristianesimo l'atto di culto non è più assolutamente circoscritto alla celebrazione. L'atto di culto non è solo la messa, l'atto di culto non è solo il battesimo. Ma se ricordate, nella lettera ai Romani, capitolo 12, si dice di offrire le proprie persone come sacrificio vivente, gradito a Dio, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Dunque il vero culto per il cristiano è tutta la vita. La vita si svolge nella storia. Nella storia il cristiano è chiamato a vivere il bene e a combattere il male. Sono concetti semplici che vengono espressi dall'Apocalisse con questo suono della tromba. Il suono della tromba sta bene. Siamo chiamati a una guerra perché c'è lo scontro tra il bene e il male. Noi come battesimo abbiamo scelto di ispirarci da una determinata parte per combattere l'altra. Contemporaneamente questo tipo di lavoro è un atto di culto. Combattere le malattie, combattere l'ignoranza, la solitudine, il dolore, la depressione, l'abbandono, il tradimento, significa combattere il male. Combattere il male significa vivere, perché questo avviene nella storia. Vivere è un atto di culto, prendere le vostre persone come sacrificio vivente e santo. Chiaro perché dunque Giovanni adopera le trombe, ed è chiaro che cosa significhi questo. Le trombe sono la chiamata ad esistere, a vivere dentro la nostra vita, a non estraniarci, a non chiamarci fuori, ma sapere che quello che cosa facciamo è sempre un atto di culto. Che io faccia il
facciano lezioni universitarie, o che pulisca i cessi, o che tagli le patate, è sempre un fatto storico che avviene nella storia ed è sempre un combattere. Dunque, che cosa ci sta presentando Giovanni? La storia. Cosa ci presenta queste 7 troppe? La storia. Cosa ci ha presentato nei 7 sigilli? La storia. Cosa ci presenterà nelle troppe? La storia. Bene. Quando noi ci accostiamo al testo dell'Apocalisse con questa specie di attenzione, notiamo che c'è un dato estremamente importante. Ricordiamo che Giovanni sta guardando quello che succede in cielo. La storia è quella che succede qui. È strano allora che qui succeda e che là succeda. Qual è la concezione che sta sotto? La concezione è quella che avevamo annunciato nel primo nostro incontro. Per il teologo apocalittico non esiste niente qua giù che non esista già lassù. Ciò che avviene qui avviene anche là e viceversa. Ciò che avviene là avviene anche qui. Non c'è una spaccatura, ma c'è una continuità tra l'alto e il basso. C'è una specie di sponsorizzazione, di specularità continua. È come se avvenisse tutto in uno specchio. Ricordate il film Inverno? Proprio difficile, come in uno specchio. L'alto rispetto al basso, il basso rispetto all'alto. Quello che succede qui è là, quello che succede là è qui. Provate ad andare alla linea 51 e forse riusciamo a capire questa affermazione strana che troviamo nella preghiera eucaristica più antica della liturgia romana. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta il prete sta consacrando il pane e il vino. Siamo in chiesa, siamo sull'altare, e il prete prega così: ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina. Che concezione si nasconde dietro a questa preghiera? Si nasconde questa concezione apocalittica della specularità. Ciò che avviene qui avviene anche là, ciò che avviene là avviene anche qui. Dunque, quando noi celebriamo, si celebra anche lassù. E quando si celebra lassù, si celebra anche qui. C'è questa specie di corrispondenza. Che avete concetto? Ma questa corrispondenza non si ha solo per la celebrazione, ma si ha per tutto ciò che accade nella vita. Là ci sono le 7 trombe e qui c'è invece la storia che finisce la stessa cosa. Bene, abbiamo visto questi 7 suoni che hanno provocato la serie di disgrazie. Ora tenete presente che Giovanni, presentando i sigilli, ci ha già fatto fuori un quarto dell'umanità, un quarto del cielo, un quarto della storia, un quarto di tutto. Cosa resta? I 3 quarti. Di questi 3 quarti, un terzo viene fatto fuori adesso. Quindi noi, alla fine di queste 7 prove, ci troviamo con la metà della storia, con la metà della creazione, con la metà di tutto. Perché già nei 7 sigilli un quarto è stato fatto fuori. Adesso ne vedrò un terzo che ciò che resta, quindi sarebbe il vecchio quarto, che sommato al primo quarto fa. Grande messaggio, la storia è la distruzione di tutto, la distruzione progressiva, è un'illusione che la storia non serve, la storia non distrugge, la storia non conserva.
è anche un'affermazione piuttosto pesante questa nell'Apocalisse, perché noi oggi, fiduciosi nella dottrina dei verbi, tendiamo a conservare il pianeta, a dire che l'astronave Terra va rispettata e quindi dobbiamo essere molto fiduciosi verso la natura, dobbiamo preservare le vie discorrenti. L'Apocalisse dice davvero che dietro, sta attento, dietro questo concetto c'è molto paradiso. Avere rispetto della natura è biblico, quindi rispettare la natura è un comando che viene da Dio stesso. Quando Dio ci dà all'uomo la realtà creata dal cielo, dominate sui pesci del mare e sui uccelli del cielo. Sappiamo che l'Oriente il dominio non è strapotenza, ma è provvidenza. Il re è tale quando, regnando sul popolo, provvede al popolo. Se i pozzi si sono seccati, bisogna fare la guerra, conquistare altri terreni dove ci sono i pozzi che ancora sono liquidati. Allora il re impone la guerra al suo popolo per il bene del popolo, se non lo rompono insieme. Questo vuol dire dominare il regno, cioè provvedere vincendo la pigrizia del popolo. Ma non significa per il mondo biblico rispetto della natura uguale conservare per poterlo, perché il concetto è chiaro, la storia di conoscere. La storia distrugge. Quando l'uomo concede gli avvenimenti si sono premurati di farci fuori i dinosauri. Non è stato l'uomo a ammazzare i dinosauri, è stata la natura, perché fa parte della logica della natura anche distruggersi. Quando nelle foreste amazoniche un albero crolla, non è l'uomo che discosta, fa parte della natura, autodistruggersi, che poi la natura, dalla sua autodistruzione, sappia trarre altra vita. Questo è un miracolo che noi siamo chiamati a contemplare anche, ma non pensiamo alla conservazione eterna di una realtà. La storia consuma la natura. Vediamo di fare un'altra piccola considerazione su queste prime trombe che abbiamo sentito suonare. Se noi avessimo tempo, modo, pazienza, ci accorgeremo che dietro a queste suonate e a queste descrizioni strane, questa assenza che cade nell'acqua, che diventa un mare, questo cadere, che so io, di questa montagna di fuoco sul mare, per cui un terzo dei pesci delle navi scompaiono, questo fuoco sale sulla terra, per cui un terzo della biodiversità perisce. Non sono cose nuove per il mondo libero. Provate ad andare alla Bibbia, 54-55. Nella prima tromba, dopo aver suonato la prima tromba, compare nel cielo questa specie di visione. Fuoco e grandine cadono sulla terra e distruggono parte della terra. Se voi andate a leggere l'Esodo, capitolo 9, versetto 24, trovate lo stesso fenomeno, ed è la quarta piaga di cibo. C'è un libro dell'Antico Testamento che rilegge gli episodi dell'Esodo cercando di capire non come narrazione ma come significato. Non dice è successo questo, ma il libro della Sapienza dice è successo questo e questo ha questo significato. Allora di fronte a questa piaga che cade, questa grandine fuocata sulla terra, il libro della Sapienza, siamo alla linea 56, al capitolo 16, versetto 15, 28, dice così, che di fronte a questa piaga viene
egiziani entrano in crisi perché i loro raccolti vengono devastati. Però gli ebrei nel deserto vengono nutriti da Dio. Quello stesso Dio che produce i raccolti per gli egiziani è lo stesso Dio che invece nutre gli ebrei. Gli egiziani vivono in una terra feconda, l'inondazione del Nilo, l'abbiamo conosciuto in vita bambini, nei libri. In deserto sappiamo che non produce niente. Quella terra feconda diventa una terra di morte per gli egiziani. La terra invece di morte, il deserto, diventa una terra feconda perché gli ebrei vengono fatti vivere da Dio attraverso la macchina. Se voi notate, noi possiamo, per queste prime 4 troppe, vedere corrispondenti non solo negli episodi delle piaghe di Egitto che io vi ho segnato, la linea 56, la linea 58 e la linea 62, ma troviamo anche altri elementi veterotestamentari. Per esempio, la linea 60, quando si parla della terza tromba, che riguarda le acque che diventano amare, noi potremmo rifarci a questo stesso episodio, cioè queste acque amare, che sono simbolo nel libro di Geremia dei falsi profeti. In Ezechiele 14:12 queste acque amare sono le acque che diventano tali perché c'è la stella del mattino che cade sul mare, su queste acque, e le fa diventare invivibili. Abbiamo dunque che cosa in questo racconto delle 4 donne? Abbiamo un racconto che intende dire una cosa molto semplice. Le piaghe dell'Esodo non sono fatti accaduti solo nell'epoca dell'Esodo, ma con volti diversi questi fatti accadono ancora oggi. Hanno un'apparenza diversa, ma l'essenza dell'avvenimento è lo stesso. Quella volta c'erano queste acque amare, nella visione celeste sì, per oggi noi di acque amare ne vediamo tante, non solo quelle adulterate da qualche maniera come il supermarket, ma di acque amare ne vediamo tante, guardiamo come vengono manipolati i nostri soldi, non ci arriva la notizia che Parmalat fallita e fallita. La politica ci proglia continuamente le acque amare che non dobbiamo bene. Quanti si presentano a livello culturale e ideologico come salvatori e purtroppo molti di noi ci cascano come peri, ci credono e poi restano a poco male per delle quanti minuti non ha salvato nessuno. Spiego. E qualche adepto oggi si trova nella chiesa di San Marco addirittura a gestire parte della celebrazione liturgica. Io quando penso a queste storie vedo che l'Apocalisse, anche se è molto fantasiosa di fatto, non è assente proprio da ciò che è quello nella nostra vita. Bene, tutte queste annotazioni che vi ho fatto dalla linea 56-63 sono annotazioni che non devono essere lette, dovremmo prendere il testo biblico, fare le comparazioni e vedere, ma è una cosa che si può fare anche a casa. Il concetto di fondo è il seguente, però, ed è questa la cosa importante. Giovanni sta vedendo degli avvenimenti che non sono eccezionali, ma sono ordinari, sono presenti nella vita. Però con questo avvertimento stiamo attenti di non lasciarci impressionare, perché il libro dell'Esodo e il libro della Sapienza ci insegnano che il male che sta avvenendo stranamente è il
facciamo? Perché Dio manda le piaghe in Egitto? Se noi tornassimo al testo biblico, ci accorgeremo che l'obiettivo di Dio è questo, affinché sappiano che io sono Yahweh. Cioè l'obiettivo di queste piaghe non è castigare, ma è dare uno scossone perché si accorge il faraone che non è il Dio interno, che esiste un altro Dio che governa la storia. Non è che lui possa decidere su tutto e su tutti, ma c'è un altro che sa e può decidere su tutto e su tutti. Per far capire questo, Dio interviene in maniera unica. Questa è la prima grande lezione delle piaghe. Quindi non c'è tutto negativo nel male che accade, ma esiste un insegnamento. Questo è ciò che dice il libro dell'Esodo. Il libro della Sapienza invece fa un discorso duplice. Afferma senz'altro quello che dice il libro dell'Esodo, cioè dietro ad ogni avvenimento negativo c'è l'insegnamento. Ma il libro della Sapienza aggiunge qualcosa di più e dice così: dietro ad ogni cosa negativa corrisponde una cosa positiva. È vero che gli egiziani vengono soffocati dal Mar Rosso, quando il Mar Rosso si ricongiunge dopo aver lasciato passare gli ebrei, e per loro senz'altro il dolore è una disgrazia, ma per gli ebrei è stata una salvezza. È vero che gli egiziani adorano degli animali, è anche altrettanto vero che questi animali fanno del male agli egiziani. Allora sono dei o sono piaghe? Gli egiziani hanno condannato a morte i bambini ebrei e c'è stato un contrappasso. I bambini egiziani primogenitori muoiono, i bambini degli ebrei primogenitori vivono. Allora il sapiente che scrive il testo della Sapienza dice questi: è vero che il male fa male, provoca dolore, su questo non c'è. Ma ogni male è un bene e sono male. In realtà il libro della Sapienza risponde a questa domanda, che a ogni male esiste sempre qualcosa di positivo, in ogni male esiste qualcosa di positivo, oppure ogni male che esiste ti fa notare che non esiste la sua faccia opposta. Dunque il male di per sé non sarebbe altro per Giovanni che un segno, un indizio, che esiste anche un bene, e quindi dovremmo essere anche ottimisti, non solo pessimisti. È come se Giovanni dicesse: guardate che il bene non c'è entrato, chi ha detto che ci deve essere il bene? L'esistenza del bene in fondo è un miracolo. È più facile che esista il male che non il bene, ma il male ti fa scoprire questo bene. Non solo, ma nel male stesso c'è già qualche cosa di positivo. Per Giovanni, per esempio, lo scopriremo andando avanti, la persecuzione, il dolore sono segno dell'avvicinamento della grande e gloriosissima, cioè della liberazione di queste cose. Il male di opprimersi, di uccidersi, bene la morte e la liberazione da quel male. E dopo la morte sappiamo cosa c'è.